Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Pochi giorni fa vi ho parlato dei pagamenti silenziosi per proteggere la privacy di Bitcoin. Nel video di oggi vi faccio vedere proprio il tutorial come inviare da Blue Wallet dei Satoshi a Sparrow Wallet tramite i pagamenti silenziosi. Prima di tutto ciò, per chi si fosse svanito il video precedente, vi copio e vi incollo lo spezzone dove vado a spiegare i pagamenti silenziosi. Buona visione, vi ringrazio per l'attenzione. Sul mio canale. Ciao. Oggi veniamo a un problema più grande della blockchain, soprattutto inerenti a Bitcoin, e come risolverlo. Problema che va a minare la tua privacy finanziaria. Ormai dovresti saperlo, la blockchain è il registro pubblico distribuito per design. Questo vuol dire che ogni transazione rimane scritta, praticamente è una cronologia di quello che fai finanziariamente, e quando invii e ricevi Bitcoin tutto viene registrato, e più volte utilizzi quell'indirizzo più creerai una mappa dettagliata sulla tua identità finanziaria. La cosa migliore sarebbe ogni volta creare un nuovo indirizzo Bitcoin da condividere con amici o con chi ti deve fare un pagamento o insomma chi ti deve inviare dei Bitcoin. Potrebbe essere un pochino più complicato, alcuni portafogli lo fanno in modo automatico, altri lo dovresti fare in modo manuale o creare sempre dei wallet nuovi, ma c'è una soluzione moderna, facile da utilizzare, ovvero i silent payment di Bitcoin. Come funziona in pratica? Tu puoi usare un wallet ovviamente che supporti i pagamenti silenziosi, come ad esempio Cake Wallet, Sparrow Wallet oppure Blue Wallet. Questi sono i portafogli più famosi che supportano questo sistema. Silent Payment cosa fa? Ti genera un address statico che puoi riutilizzare e condividere tutte le volte che tu vuoi ricevere un pagamento. Ma ogni volta che qualcuno ti invia dei Bitcoin verso quell'address statico, tu li ricevi automaticamente in un altro indirizzo. Praticamente condividi un address e ogni volta che ricevi i fondi su quel wallet in automatico ti arrivano su un nuovo indirizzo che non viene collegato al wallet principale. È come se ogni volta tu creassi un indirizzo nuovo da zero, ma lo fai in modo automatico. Quando attivi i pagamenti silenziosi in un wallet compatibile, purtroppo non sono ancora così diffusi, è ancora una tecnologia abbastanza acerba, ma sta continuando a lavorare. Magari non avrai un indirizzo con BC1, ma sarà ad esempio un indirizzo che inizia con SP, che vuol dire Silent Payment. Cosa molto importante: quando si utilizzano un wallet del genere, purtroppo, anche se io attivo i pagamenti silenziosi, anche il mittente deve avere un wallet compatibile, attivare i pagamenti silenziosi, così il suo wallet va magari a scansionare il mio QR del pagamento silenzioso, riconosce che deve fare un pagamento del genere, e qua entra in gioco la magia, una magia compatibile con il BIP 352. Se il wallet del mittente non è compatibile con il Silent Payment e te gli condividi una stringa per un pagamento silenzioso, chi ti invia i Bitcoin potrebbe avere un errore, ricevere un errore a video, proprio non riuscire a inviare il pagamento perché il wallet del mittente dice: ma che cavolo è sto indirizzo? E quindi potrebbe non riconoscerlo. Facciamo un esempio più semplice: se tu condividi a 100 persone il tuo indirizzo normale BC1, che inizia con BC1, e queste 100 persone ti mandano i Bitcoin, sulla blockchain si vedranno 100 transazioni che arrivano verso il tuo indirizzo BC1. Diverso è se tu condividi la tua stringa S+1XX e 100 persone ti mandano a quel S+1XX dei Bitcoin, sulla blockchain si vedranno 100 transazioni diverse che arriveranno a un wallet diverso, non saranno direttamente collegabili al tuo indirizzo S+1XX o il tuo wallet finale reale. Sarà molto più difficile fare un collegamento del genere. Ed è per questo che si chiamano anche pagamenti silenziosi, perché tutto succede dietro le quinte, in modo silenzioso e soprattutto in modo automatico. E mi dirai: Mauri, come faccio a capire quali sono le mie transazioni? Il wallet che usi sa
la magia matematica che c'è dietro il codice S+1, quindi ti mostra il saldo corretto perché scansiona la blockchain e capisce che quelle transazioni sono inerenti al tuo wallet. Mentre chi guarda da fuori, chi legge la blockchain, vede delle semplici transazioni su vari wallet che sono scollegati, non sembrano collegati a niente. Ora, punto importante. I pagamenti silenziosi non c'entrano niente con Lightning Network. I pagamenti silenziosi non rendono anonimi Bitcoin, non sono CoinJoin, non sono dei mixer, rendono più protetta la privacy nella ricezione dei fondi, ma non sono anonimi. Cioè rendono più difficile collegare tra loro tutti i vari pagamenti che ricevete, ma i Bitcoin continuano comunque a muoversi su una blockchain pubblica. Gli output esistono ancora, i Bitcoin esistono ancora sulla blockchain, semplicemente non compare sempre lo stesso indirizzo pubblico di ricezione. E se vi interessa anonimizzare una transazione di Bitcoin o capire come funziona, andate all'interno del mio canale YouTube, scrivete CoinJoin nella lente di ricerca del mio canale, non su YouTube, e vi guardate prima questo video, CoinJoin Bitcoin Test, vantaggi e rischi ovviamente, e poi vi andate a vedere questo video di 17 minuti e 41 secondi, come rendere privata una transazione di Bitcoin con Wasabi Wallet, e vi faccio vedere come funziona un CoinJoin mixing. Anche perché da capire questo concetto privacy non vuol dire per forza di cosa che bisogna essere anonimi, essere cancellati dalla blockchain pubblica. Privacy, come nei pagamenti silenziosi, ci insegna una cosa molto importante, di non riutilizzare sempre lo stesso indirizzo Bitcoin. Se volendo lo possiamo fare sempre creando un nuovo wallet, oppure utilizzando wallet compatibili, che purtroppo, vi ripeto, bisogna utilizzare sia chi li riceve sia chi li invia, con i pagamenti silenziosi, e lo fanno in automatico. È una lezione che ci insegna Bitcoin, che evolve sempre e ci spiega come non diventare per forza di cosa una mappa comportamentale. Ora, i wallet che mi pare siano proprio compatibili con questi metodi di pagamento sono appunto Cake Wallet, Sparrow Wallet e Blue Wallet. Se ve ne vengono in mente altri, me lo fate sapere nei commenti, anche perché si stanno sempre più diffondendo, ma sono ancora acerbi. Quindi conoscere più wallet e far conoscere queste possibilità è molto importante in ambito Bitcoin, sperando che vengano sempre più utilizzati e sempre più utenti possano utilizzare questi tipi di pagamenti. Siamo su Sparrow Wallet e andiamo a scaricare la versione che interessa il nostro sistema operativo. Andiamo a creare un nuovo wallet, test pagamenti silenziosi, e clicchiamo su Create Wallet. Arrivati a questa schermata bisogna andare alla voce Policy e andare a mettere Silent Payment. Lo selezioniamo, alla voce Script lasciamo Taproot e poi andiamo a fare New o Import Software Wallet. Clicchiamo. Arrivati a questa schermata vado a far generare un nuovo seed phrase. Possiamo andare a modificare con 24 parole, 18, 12, 15. Per velocità io metto 12. Dopodiché vado a cliccare genera nuove e vengono generate le 12 parole segrete. Le parole che ormai avrai capito che non devi condividere online e devi custodire segretamente. Si clicca su confermo il backup, fa reinserire le 12 parole, si clicca su import key store e siamo praticamente pronti. Si clicca su apply e si mette una password che decidete di inventarvi. Ora userò Blue Wallet, un Bitcoin Wallet e anche un Lightning Network Bitcoin Wallet che supporta l'invio di Bitcoin verso gli indirizzi Silent Payment. Nel momento della registrazione di questo video supporta solo l'invio e non la ricezione. Quindi vado su Blue Wallet, vado a inviarmi dei Satoshi verso l'indirizzo SP1 e vi faccio vedere proprio cosa succede, quella magia che vi ho parlato nel video precedente. Ricordatevi ovviamente di connettere online Sparrow Wallet se avete un nodo, se no un server public che vi viene mostrato durante le impostazioni, o anche quando avete impostato il wallet, cliccate su andare online e vi viene mostrato il settaggio.
Allora, io sono andato a inviare i miei Satoshi a questo indirizzo, però guardate dove li ho ricevuti, sempre all'interno di Sparrow Wallet, ma in realtà dietro alla stringa del wallet silenzioso, questo è il wallet sul quale ho ricevuto i miei Satoshi. Se rimando altri Satoshi, guardate cosa succede. Arrivado a scansionare sempre col mio portafoglio Blue Wallet compatibile col Silent Payment questa stringa e vado a inviare altri Satoshi. Ed ecco qua, è uscito un altro wallet. Io ho mandato di nuovo dei Satoshi verso l'indirizzo Silent Payment e non ha riutilizzato lo stesso wallet di prima, ma ne ha generato uno nuovo. Io continuo a usare la stessa stringa e a condividerla con tutte le persone che voglio. Loro mi manderanno i Bitcoin su questo indirizzo, ma io li riceverò su questi, che non sono mai gli stessi. Quindi vado a proteggere la mia privacy di ricezione. Pur utilizzando wallet differenti in modo automatico, il portafoglio poi va a riconoscere le transazioni sulla blockchain, le associa che sono tutte indirizzate a me anche se ho usato un silent payment e poi se vado su send posso inviare tutto il compenso, tutto quello che ho all'interno di questo wallet in un wallet esterno. Ovviamente Sparrow Wallet è un wallet potente, pieno di funzionalità dedicate alla blockchain di Bitcoin, è un Bitcoin only ovviamente. Non è magari semplice all'utilizzo per chi è all'inizio, però potete sempre imparare con piccoli test, che è la migliore cosa in assoluto. Queste funzionalità si stanno pian piano diffondendo. Ovvio, siamo ancora agli albori, come potete vedere, Sparrow Wallet l'ha inseriti da poco. Blue Wallet al momento li supporta in invio e non in ricezione, ma ovviamente sarà il caso dei prossimi aggiornamenti, lo effettuerà anche in ricezione. Pian piano si andranno a espandere perché è un modo alternativo per proteggere la privacy di Bitcoin. Come potete vedere, Bitcoin e Taproot hanno permesso questa tipologia di aggiornamento. Vi va a mostrare che privacy non vuol dire anonimato, perché inviando i Bitcoin al Silent Payment a quell'indirizzo non è un coin join, quindi non va a anonimizzare i vostri Bitcoin, non è un mixer. Però fa sì che sulla blockchain tutte quelle transazioni, se avete 100 utenti che vi mandano all'indirizzo Silent Payment 100 pagamenti diversi, sulla blockchain si vedranno 100 pagamenti non collegati tra di loro, perché arriveranno tutti nello stesso wallet, in questo caso Sparrow Wallet, ma tramite indirizzi diversi. Saranno dei pagamenti scollegati tra di loro.